Ciao bellissimo mondo della skincare, è mattina e voglio fare una skincare insieme a voi, ma una skincare completa, cioè faccio tutto il mio trattamento viso dove utilizzo anche i prodotti per il trucco, quindi chiedo scusa a tutte le make-up artist, però stamattina facciamo qualcosa di diverso. È bel tempo, finalmente diciamo è arrivata questa primavera tanto attesa, perché io non ne potevo più di questo tempo di piogge, di freddo, 5 giorni caldi, 5 freddi, sembra che sia arrivato bel tempo, quindi mi dà quella giusta carica, io mi devo preparare per uscire, quindi facciamo la skincare insieme. Allora è mattina, quindi cosa faccio? Parto dalla detersione, utilizzo solo la mousse e stamattina vado con lei, ve l'ho fatta già vedere, quindi non c'è bisogno la mattina di fare la doppia detersione perché ho dormito e insomma tolgo magari leggermente la polvere o quello che si è depositato o qualche residuo del prodotto che mi sono messa ieri sera. Quindi vado con questa mousse, adesso vi faccio vedere una skincare molto ricca. Voi quello che non avete o non state utilizzando semplicemente saltatelo, non è un problema, perché stamattina vi faccio vedere una skincare bella corposa, bella ricca, che a me piace perché io sono malata di skincare, ma perché mi piace, è un qualcosa che mi soddisfa talmente tanto che lo faccio con un piacere, cioè vabbè, avrò una pelle bellissima. Prima o poi andrò a vivere sotto i ponti per tutti i soldi che sto spendendo in questi prodotti, però non importa. Allora, iniziamo. Parto con la mousse. Mi è scappato. Allora, ne prendo un po', così. Oppala. La massaggio sulle mani e vado sul viso. Questa è molto morbida. Adesso io non vi sto a spiegare singolarmente tutti i prodotti che andrò ad utilizzare, perché tanto ve li ho già presentati singolarmente, magari in fondo al video o qui sopra. Adesso ve li metterò uno alla volta, in modo che se avete voglia potete andare a vedere direttamente il prodotto, il video del prodotto, scusate. Ok, una volta che mi sono massaggiata per bene il viso, vado a sciacquare. Eccomi qua, sciacquata. Ovviamente mi sono schizzata l'acqua, ma non importa, perché è acqua e si asciugherà. Mi raccomando, lo dico sempre, tamponate, non strofinate, ok? Ok, allora, oddio, ho fatto un pacciugo, ma non importa, perché è soltanto acqua. Allora, con quale prodotto inizio? Allora, se avete dei dubbi con quale siero iniziare, iniziate sempre quello che ha la consistenza più liquida, ok? Quindi andate dal più liquido al più denso, se avete questi dubbi. Quindi io parto con lui, i fattori di crescita di The Ordinary, ne prendo 4 goccine. Faccio così e poi prima lo tampono e poi lo vado a massaggiare. Allora vi dico che io vado anche sulla zona del contornocchi, perché non mi dà assolutamente nessun fastidio. Quindi tampono, poi mi raccomando, non vi ho detto prima, ma il viso sciacquatelo con l'acqua fredda, mi raccomando, perché l'acqua calda no. Cioè, se proprio non riuscite con l'acqua fredda, usate un'acqua tiepida, ma evitate l'acqua calda, ok?
Allora, una volta che sentite che i vostri fattori di crescita si sono assorbiti, asciugati, con cosa procedo? Io vado con lui, il multipeptide. Questo è la mini size che io ho ancora perché li voglio consumare. Quindi cosa faccio? Ne prendo una goccina, proprio a gocce di questo, e vado sulla zona del contorno occhi. Adesso voi mi vedete che io faccio questo movimento, non sto spingendo tanto e come vedete sto usando l'anulare perché il dito, diciamo, più debole, quindi per non spingere troppo. Vado anche sopra, faccio la stessa cosa dall'altro occhio e vado anche sulla zona delle tempie, vedete? Cioè estendo il tutto anche sulle tempie. Lo lavoro, vado anche sopra, lo uso anche sulla fronte, anche qui perché non vorremmo che si formino quelle due righette in mezzo alle sopracciglia, quindi massaggio. Chi ha qualche piccola magari rughetta qui sulla zona sulle labbra potete applicarlo anche sopra il labbro, ok? Ok, quindi fatto questo passaggio, che cosa faccio? Vado a utilizzare il mio antiossidante e sto utilizzando il GF5 glutatione perché sto utilizzando i fattori di crescita dove comunque è indicato di non mischiarlo insieme alla vitamina C, quindi io sto utilizzando il GF5 glutatione. Favoloso perché tanto lo sapete perché me l'avete visto usare tantissimo. Fate una mezza pipetta e questo è favoloso perché lo potete applicare anche sul contorno occhi, ok? Favoloso. Quindi lo massaggio e vado su tutto il mio viso, anche sul contorno occhi. Comunque anche il GF5 glutatione contiene fattori di crescita, quindi favoloso. Oggi è una bella giornata, quindi mi sento ispirata per fare questo video un po' diverso dagli altri. Ok, quando sentite che il vostro GF5 ha assorbito, con cosa procedo? Con uno dei prodotti del mio cuore, che è il Nourish 3 Biotic. Cioè questi io da quando è uscito non so quante boccette ho consumato. Mi piace l'odore, mi piace la consistenza, mi piace l'effetto che ha sulla mia pelle, cioè io non ci sto mai senza. E poi vi dirò un'altra cosa, lo utilizzo sia la mattina che la sera, mi piace tantissimo, quindi io lo amo, lo amo. Io vado anche qui nella zona del contorno occhi, ma perché a me non dà fastidio, a qualcuno potrebbe anche dar fastidio, quindi ecco, vedete se la vostra pelle sopporta o meno. Non tutti siamo uguali, ogni pelle è diversa, ogni pelle ha le proprie esigenze, quindi ascoltate sempre la vostra pelle. Come ho detto prima, io adesso sto utilizzando parecchi prodotti, voi quello che non volete utilizzare semplicemente lo saltate, andate al passaggio dopo o quello dopo ancora, non ha importanza. Allora, cosa faccio adesso? Prendo acido ialuronico e gli essential lipids, perché questa è una mini size, ma sono tanto carine queste, io le tengo perché anche perché quando magari vado in vacanza, per non portare i formati grandi, uso questi che sono comodissimi, che per ma più di una settimana questi vi durano. Comunque prendo questi due, l'Hydrayal, questo qua è della Filorga, e gli essential lipids di Miamo, e faccio una miscela, ok? Allora prendo una mezza pipetta di acido ialuronico, questo è sempre, mi piace molto, e poi ne prendo di lipidi. I lipidi vi potete regolare
quello che più vi piace, lo potete mettere di più, di meno, insomma, come più vi piace, non c'è una regola. Mischio il tutto e vado sul mio viso e la metto anche sul contorno occhi. Allora, mi raccomando, soprattutto adesso che arriva l'estate, utilizzate acido ialuronico, perché l'acido ialuronico riesce a catturare anche l'umidità dell'ambiente e praticamente attirarla a sé, quindi mettetevi acido ialuronico, mi raccomando, perché acido ialuronico, l'abbiamo detto tante volte, non è di sé per sé che idrata da solo, cioè acido ialuronico richiama l'acqua, ok? Quindi richiama anche quella dell'ambiente. Cioè, questa miscela mi piace tantissimo perché mischiata poi con lipidi, a parte la pelle è super idratata, sento una pelle di velluto proprio, ma una cosa buonissima. Mi piace tantissimo. E poi ecco, quando avete, capisco che non sempre tutte le mattine uno ha il tempo necessario per fare tutti questi massaggi, però quella volta a settimana, il fine settimana, dedicatevi un po' di tempo e quindi massaggiate la vostra pelle perché vi ringrazierà. Ecco, io sento già che i lipidi e l'acido ialuronico si sono asciugati, quindi che cosa faccio? Prendo la crema contorno occhi, io uso questa Age Reverse Eye Cream perché mi va bene ancora, per tanti magari potrebbe essere anche ricca, ma avendo io un contorno occhi, cioè una pelle comunque secca, per me questo va benissimo ancora. Poi avete visto la confezione grigia, diciamo è ancora la confezione vecchia, ma non me ne importa niente perché tanto io feci un po' di scorta prima che uscisse la, diciamo, la confezione nuova bianca. Ok, quindi ho applicato il mio contorno occhi. Allora, visto che sulla palpebra mobile ho ancora poco di irritazione di dermatite, ci metto la Derma Complex, eccola qua. Dove è andata la luce? Ok, un cicinino proprio, ma poco, vedete? Poco ne metto, proprio giusto per evitare che si irriti e che mi dia fastidio durante la giornata. Questa per la mia dermatite sopra la palpebra mobile è stata una salvezza. Ok, adesso che faccio? Visto che ho ancora bisogno di idratazione, prendo la Longevity Soft Satin, ve l'ho già fatta vedere, ne prendo ma proprio poco perché dopo andrò ad applicare anche la protezione solare, quindi non esagero, ne prendo proprio un cicinino perché non voglio esagerare, però devo nutrire la mia pelle. Quindi cosa faccio? La prendo sulle mani, vedete, così, proprio un cicinino, la lavoro tra le dita e poi vado ad applicarla sul mio viso, proprio giusto un cicinino. Mi piace molto. Oggi sono contenta perché è bel tempo, quindi per me già la giornata ha un altro senso. Ok, allora adesso che cosa faccio? Vado con la protezione solare, vado con questa che vi ho fatto vedere nell'ultimo video, che mi piace molto, che sicuramente ricomprerò, è Beauty of Joseon Rice e Probiotics, non so se si vede perché è una confezione tutta chiara con una scritta, ecco così forse sì. E quindi vado ad applicare la mia protezione solare. Allora, non ne vado a applicare una quantità esagerata, preferisco sempre metterne un po' di più perché dopo
andrò ad applicare il mesh cushion. Sì, oggi facciamo un qualcosa di diverso, quindi proprio tanta robetta ci mettiamo, però mi piace. Ok, quindi perché comunque anche il mesh cushion ha la protezione solare, però sotto metteteci sempre una vostra protezione solare classica, diciamo. Quindi vado, questa è fantastica perché è leggerissima, non brucia gli occhi, si assorbe subito, mi lascia un viso super idratato, luminoso, cioè è bellissima. Parliamo sempre di una protezione 50 SPF 50 più, quindi ok, lasciamo poco poco assorbire. Guardate che pelle luminosa. Allora, una volta che sentite che la protezione si è assorbita, io cosa faccio? Utilizzo il Glow Primer. Questo qua è favoloso. Allora, se lo mettete prima della crema solare, fa anche l'azione anti-aging. Se la mettete dopo, ovviamente questo non riesce a passare i filtri solari, quindi vi farà da primer, da illuminante, è bellissimo. Io ho messo talmente tante di quelle cose stamattina che non importa che lui non faccia effetto anti-aging, mi interessa che mi faccia da primer e da illuminante, perché dopo andrò ad applicare il mesh cushion. Vedete la quantità, guardate che bello. Ok, vado ad applicarlo su tutto il viso, anche sul contorno. Bellissimo, guardate, bellissimo, guardate che luminosità, è bellissimo. Ok, cosa faccio prima di applicare il mesh cushion? Vado a prendere i due correttori per le occhiaie di Miamo. Allora, prima applico l'apricot, ne prendo una quantità così, vedete? Sì, ho preso apricot, sì. Mi è venuto il dubbio, dico oddio, non ho preso quello giusto. Vedete? Prima sembrava quasi come se non avessi neanche bisogno, invece quando metto poi io vado con il dito a lavorare il tutto. Guardate già la differenza qui e qui, mi piace molto. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Guardate che differenza. Adesso prendo l'Hot e vado a dare giusto un piccolo punto luce, quindi ne prendo proprio poco poco, vedete, proprio un cicinino, e la vado a prendere, metto qui e qui, e lo vado sempre a lavorare con il dito. Allora, questo lo potete mettere anche tranquillamente sopra la palpebra, no, scusate, palpebra mobile, però io non lo faccio perché in questo periodo ho ancora qualche difficoltà con la dermatite, quindi evito di metterci prodotti trucco, diciamo. Magari sumo poco poco di matita, però senza andare nella zona proprio della piega, perché mi potrebbe dar fastidio. Ed ecco qua, guardate che bello. Ok, dopo aver applicato il correttore vado a prendere il mio mesh cushion e parliamo di Shell
non so se lo vedete, Shell. Vado a prenderlo e vado ad applicarlo, giusto per darmi poco di uniformità all'incarnato. Mi raccomando, lavate sempre queste spugnette perché oggi ho voglia di avere una pelle quasi porcellana, quindi esagero, voglio esagerare. È arrivato bel tempo. Allora mi raccomando, cioè quando utilizziamo questi prodotti, cioè guardate che pelle. Voi potete, adesso io lo tampono, ma voi potete anche, diciamo, stenderlo in questo modo. Io preferisco tamponarlo perché è leggermente più intenso, sembra leggermente più coprente facendo in questo modo, però non è mai pesante. Cioè guardate, bellissimo. Allora, cosa faccio dopo aver applicato il mesh cushion e anche il copriocchiaie? Vado a settare il tutto, faccio cadere tutto perché qui ho accumulato un sacco di cose. Vado a settare tutto con un filo di cipria. Scegliete sempre quella più adatta a voi, quindi faccio un po' così. Chiedo sempre scusa alle make-up artist perché io sicuramente non lo sono. Ci provo, però non è che io sia tanto capace. Ok, allora, adesso che cosa faccio? Andrò a truccare gli occhi, ma questa parte ve la evito. Vi faccio vedere il dopo il trucco occhi. Ed eccomi qua, occhi truccati. Vi ho evitato questo passaggio perché non è che io sia bravissima. E adesso che faccio? Ci passo un velo di blush sulla mia, diciamo, skin care, sul mio, ma giusto un velo per dare un tocco di colore. Io non mi trucco tanto, anzi è più o meno che però vedete un tocco di colore ce l'ho. Ok, e quindi che faccio? Ci metto poco di lucido labbra ed ecco la mia skincare, il mio trucco è pronto per uscire. Spero che vi siate divertite quanto io a fare questo video perché fino ad adesso non l'ho mai fatto, ho fatto vedere soltanto le parti della skincare, che poi alla fine i prodotti che vi ho fatto vedere, anche il mesh cushion che il copriocchiaie, sono comunque prodotti che fondono il make up con la skincare. Abbiamo utilizzato un sacco di prodotti, un sacco di cose. Io mi sono divertita, mi è piaciuto molto, spero che sia piaciuto anche a voi, quindi se il video è piaciuto mettetemi un like, se non è piaciuto un unlike. Iscrivetevi al mio canale, io vi mando un grande bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!